Lasciami fare una domanda. Quando guardi il prezzo della benzina salire, quando senti che le catene logistiche globali sono in crisi, quando vedi il conflitto in Medio Oriente che non si ferma, cosa pensi? Pensi che sia caos? Pensi che sia sfortuna? No, non è caos, è un piano. E oggi ti mostro esattamente come funziona, perché c'è qualcosa che quasi nessuno ha messo insieme e non lo troverai nei telegiornali. Quello che stiamo vivendo adesso, in questo preciso momento, è l'accelerazione di un progetto scritto nero su bianco, in libri pubblicati e distribuiti in tutto il mondo. Un progetto che ha un nome. Si chiama Grande Reset. Continua ad ascoltare, perché tra poco arrivi al punto che cambia tutto. Partiamo da una cosa fondamentale. Quando hai abbondanza, hai libertà. E quando hai libertà, hai autonomia. Semplice, no? Eppure ci sono gruppi, piani e persone che non vogliono questo. Non vogliono che tu sia libero, non vogliono che tu sia autonomo, non voglio che tu abbia abbondanza. Vogliono la scarsità. Perché mentre l'abbondanza genera libertà e autonomia, la scarsità genera dipendenza. E la dipendenza genera controllo. Ed è esattamente quello che stanno costruendo. Questo piano ha molti nomi. Ma dal 2016 sappiamo già l'obiettivo finale. Tu non avrai nulla, ma sarai felice. Suona familiare? E questo piano sta venendo accelerato proprio adesso, sfruttando il conflitto in Medio Oriente, che non è solo una guerra. È la centrale energetica e logistica del pianeta che brucia. Per capire quello che sta succedendo, devi leggere i libri che loro stessi hanno scritto. Sì, esatto. L'hanno scritto. L'hanno pubblicato. È tutto lì. Klaus Schwab, il fondatore del World Economic Forum, è l'uomo che ha praticamente formato tutti i leader che governano il pianeta oggi. I suoi allievi sono ovunque. Nel suo libro Covid-19, il Grande Reset, scritto insieme a Thierry Maleret, Schwab argomenta che le crisi sistemiche sono opportunità. Opportunità per ricostruire il mondo secondo un modello completamente nuovo. Non è una teoria, è nel libro. Parola per parola. Secondo Schwab, le crisi rivelano 3 fragilità del sistema attuale. Prima, l'interdipendenza eccessiva. Seconda, le disuguaglianze. Terza, la fragilità ambientale. Ma c'è qualcosa che quasi nessuno ha notato, e te lo mostro subito. Prima fragilità, l'interdipendenza eccessiva. Schwab sostiene che il mondo troppo connesso, troppo globalizzato, è un problema. Un mondo dove tutti commerciano con tutti, dove le persone viaggiano liberamente, è pericoloso secondo lui. E qual è la soluzione che propone? Dividere il mondo in grandi blocchi chiusi, blocchi autosufficienti, esattamente come George Orwell aveva già descritto nel 1984. Oceania, Eurasia e Stasia. 3 tirannie che controllano 3 blocchi. Una tecnocrazia globale. Suona strano? Aspetta. Seconda fragilità. Le disuguaglianze. Qui la logica diventa perversa. Pensa a questo. Se in una piccola città arriva un miliardario, investe, crea lavoro, migliora le infrastrutture, la disuguaglianza aumenta, ma il benessere generale sale. Qual è la soluzione secondo la logica del Forum Economico Mondiale? Non alzare chi sta in basso, abbassare chi sta in alto. Far sì che tutti abbiano ugualmente nulla. La soluzione non è la prosperità per tutti, è la miseria per tutti. Terza fragilità, la fragilità ambientale. In nome del clima vogliono implementare il credito di carbono. Vogliono farti pagare per l'energia che consumi. E questo ti porterà a consumarne sempre meno, fin quando non ne avrai più. Tra poco arrivi al punto che cambia tutto. Continua ad ascoltare. Ora arriviamo al cuore del sistema. Il Grande Reset non si presenta come una tirannia. Si presenta come qualcosa di bello. Si chiama capitalismo stakeholder. Ti spiego cosa significa. Il capitalismo shareholder è quello attuale. Le aziende rispondono ai propri azionisti. Punto. Il capitalismo stakeholder dice invece: le aziende devono rispondere a tutta la società.
Ambiente, istruzione, sicurezza, sanità. Sembra straordinario, vero? Fermati un secondo. Quello che ti ho appena detto sembra normale. Non lo è. Se le aziende private si occupano di tutto quello che prima era compito dei governi, cosa succede ai governi? Spariscono. O meglio, vengono sostituiti. E qui entra la trappola. Ti chiedo, preferiresti essere governato da politici di carriera o da Tim Cook, il CEO di Apple? La risposta sembra ovvia, ma attenzione, perché il CEO di Apple non viene scelto da te. Non voti per lui. Non hai voce in capitolo. Esattamente come non hai voce in capitolo nella scelta del consiglio di amministrazione di un'azienda. Questo è l'obiettivo. Eliminare la democrazia partecipativa. Sostituire i governi eletti con una elite tecnocratica che si sceglie da sola. È l'anima della tecnocrazia. E questa idea non è nuova. Viene dagli anni 30. Solo che oggi si presenta con un nome più elegante. ESG. Environment, Social, Governance. Tutto questo si connette alla quarta rivoluzione industriale. Intelligenza artificiale, robotica, biotecnologie, nanotecnologie. La proposta di Schwab è che il governo non venga più gestito dagli esseri umani, ma dall'intelligenza artificiale. Che tutto venga digitalizzato. L'identità, il denaro, ogni transazione. Perché tutto digitale significa tutto monitorato, tutto controllato. E non è finita. Le smart grid, le reti elettriche intelligenti, sembrano una soluzione meravigliosa. Ottimizzano l'energia, riducono gli sprechi. Ma sai cosa fanno davvero? Ti misurano. Misurano ogni kilowatt che consumi. E quando superi la soglia che loro hanno deciso, ti multano. Solo che non la chiamano multa. La chiamano credito di carbono. Hai finito i crediti? Paghi. Non paghi? Niente energia. Questo è il sistema che vogliono costruire. Adesso arriviamo alla parte che non sentirai da nessun'altra parte. Il conflitto in Medio Oriente non è solo geopolitica. È un acceleratore. Esattamente come il Covid nel 2020 ha accelerato la digitalizzazione, il lavoro da remoto, la telemedicina, i pagamenti senza contatto. Questo conflitto energetico sta accelerando la transizione verde forzata. Come funziona il meccanismo? Te lo mostro. Ogni volta che il barile di petrolio sale sopra i $100, sale sopra i $120, la narrativa si rafforza. Guarda com'è pericoloso dipendere dal petrolio. Dobbiamo fare la transizione energetica. Dobbiamo uscire dai combustibili fossili. Ma quando ci diranno di usare solo solare ed eolico, l'energia diventerà scarsa e cara e instabile. Energia scarsa, energia cara, energia controllata. È lo stesso schema. Ogni crisi è un'opportunità per concentrare potere. Il libro Nosso inimigo Stato di Albert Nock lo dice chiaramente. Ogni volta che succede una crisi, il sistema approfitta per prendere un pezzo del potere sociale, offrendo sicurezza in cambio. E quando lo prende, non lo restituisce mai. Mai. 3 catene di approvvigionamento critiche dipendono da un unico collo di bottiglia di 30 km. Si chiama Stretto di Hormuz. Prima catena, il petrolio. Circa il 20% del petrolio mondiale passa per quello stretto. Con il blocco, i paesi stanno attingendo alle riserve strategiche. Ma quelle riserve non sono infinite. E c'è di peggio. Il petrolio continua a essere estratto, ma non riesce ad arrivare ai mercati mondiali. I serbatoi si stanno riempiendo. I tanker sono bloccati. Se la produzione non si ferma, i pozzi dovranno essere tappati. E tappare un pozzo a volte significa perderlo per sempre. Come tappare una sorgente d'acqua. A volte non torna mai più. Seconda catena. L'acido solforico. Circa il 90% dello zolfo mondiale viene dalla raffinazione del petrolio e del gas. Lo zolfo si trasforma in acido solforico. E l'acido solforico è il prodotto chimico più prodotto sul pianeta. Senza acido solforico non estrai rame, cobalto, nickel. Senza rame, cobalto e nickel, niente trasformatori. Niente batterie per veicoli elettrici.
Niente substrati per i data center, niente elettronica. Dimenticali. Punto. Terza catena. I chip. Il Qatar invia enormi quantità di gas naturale attraverso lo stretto di Hormuz. Quel gas alimenta Taiwan. E Taiwan ha riserve di gas per soli 11 giorni. E indovina quale azienda consuma circa il 10% di tutta l'elettricità di Taiwan? La TSMC, la fabbrica che produce il 90% dei chip avanzati del mondo. Senza gas naturale, niente energia. Senza energia, niente chip. Senza chip, niente intelligenza artificiale. Niente cellulari. Niente armamenti avanzati. Sai cosa significa questo? Significa che stiamo guardando tutti il prezzo del petrolio, mentre la vera bomba è sotto i nostri piedi. E per finire questa parte, adesso su Teheran sta cadendo una pioggia scura. Sì, una pioggia scura. I bombardamenti sulle raffinerie di petrolio stanno rilasciando nell'atmosfera biossido di zolfo e idrocarburi tossici. Quello stesso zolfo che avrebbe dovuto diventare acido solforico per estrarre il rame e costruire le reti elettriche. Adesso sta bruciando nell'aria sopra 15 milioni di persone. Se questo conflitto continua ancora per qualche settimana, il mondo entra in un caos che non ha precedenti nella storia moderna. Per questo il presidente Trump dice che il conflitto deve finire in fretta, perché sa benissimo fino a dove si può spingere prima che il sistema collassi. E adesso arriva la parte più sottile, la più pericolosa. Di fronte a questa crisi, quali sono le soluzioni che propongono? Sembrino belle, sono diaboliche. Prima soluzione: la digitalizzazione accelerata. Pagamenti digitali, identità digitale, CBDC, stablecoin, biometria. Tutto digitale, tutto connesso. Il lockdown del 2020 ha già forzato questo salto. E-commerce, lavoro da remoto, telemedicina, pagamenti senza contatto. Tutto è avanzato di 10 anni in 12 mesi. Ora il shock energetico sta facendo lo stesso. L'inflazione energetica corrode il potere d'acquisto e la soluzione che propongono è moneta digitale, PIX, stablecoin lastricate al dollaro. Sembrano strumenti di efficienza, ma permettono di mettere una scadenza al tuo denaro, di bloccare i tuoi pagamenti, di monitorare ogni tua transazione. Questo è il controllo monetario nella crisi. Seconda soluzione: il reddito di base universale. Voucher energetici, sussidi diretti. Sembra solidarietà. È dipendenza. Perché se non fai quello che il sistema vuole, ti tolgono il sussidio. La Cina è già il modello. Il più grande importatore di petrolio al mondo e il paese con il sistema di controllo digitale più avanzato sul pianeta. Il futuro che vogliono costruire assomiglia alla Cina, solo con una faccia più presentabile. Allora riepiloghiamo. Quello che stai vedendo nel mondo in questo momento non è caos, è una transizione programmata. Un conflitto energetico che stressa le catene logistiche globali, che spinge verso la digitalizzazione forzata, che giustifica il controllo monetario, che apre la porta alla sostituzione della democrazia con la tecnocrazia. È il grande reset. Non è una teoria, è un libro, è un piano ed è in corso. Il vero obiettivo è uno solo: toglierti l'abbondanza, toglierti l'energia, toglierti la libertà e renderti dipendente da un sistema che non hai scelto e che non puoi cambiare. E ora la domanda che voglio lasciare con te è questa. Se sanno già cosa succederà, se lo hanno scritto, pubblicato, distribuito, cosa significa per chi legge, per chi sa? Significa che hai una scelta. Puoi guardare il mondo succedere attorno a te, o puoi capire le regole del gioco e prepararti. Se vuoi continuare a vedere quello che i media non mostrano, sai dove trovarmi.